L'ultimo festival di Cannes ha premiato un film che si chiama Parassiti di Bong Joon-ho e come mi è successo di sentire intorno a me varie persone, molti si sono chiesti ma chi è questo regista da questo nome così strano. Bong Joon-ho è un interessante regista sudcoreano che non è molto giovane, che non ha fatto molti film, 5, 6, ma che si è rivelato all'attenzione internazionale per l'originalità del suo cinema. Infatti anch'io personalmente lo preferisco perché è uno dei pochi autori di realismo fantastico, cioè di avere la capacità di coniugare la fantasia, una fantasia e anche gli aspetti più surreali della fantasia con un realismo concreto, immediato, diretto. I suoi film, infatti, che si svolgono per la maggior parte a Seoul o nella provincia sudcoreana, sono improntati proprio a questa forma di, diciamo, una tradizione di cinema orientale, quindi cruda, attenta, molto precisa, particolari, descrittiva, estremamente non realista, però che improvvisamente fioriscono con delle invenzioni, con delle suggestioni, con degli thriller inaspettati che si rivelano pieni di misteri e di suggestioni. A cominciare dal suo primo film del 2003, Memory of Murder, Memoria di un assassino, in cui un poliziotto di provincia si arrabatta disperatamente per cercare di catturare questo serial killer e lo fa attraverso una serie di vicende che testimoniano come in realtà questo poliziotto sia inadeguato perché ha delle teorie, ha delle ipotesi di indagine che sono completamente sbagliate e questo in un formicolante paese del sud della Corea e lui cerca di andare avanti cercando di dipanare questo mistero perché questo assassino, questo killer continua a colpire ogni volta che piove e c'è una certa canzone alla radio, quindi è persino quasi prevedibile, ma è inafferrabile, inafferrabile come è inafferrabile il male e nonostante l'arrivo di un poliziotto più esperto che viene da Seoul, dalla capitale, e che quindi sarebbe in grado, e infatti è abbastanza in grado di poter sciogliere alcuni fili di questo mistero, però questo assassino in realtà rimane praticamente, il mistero rimane insoluto. E rimane insoluto perché? Perché appunto, come dicevo, il male è nascosto dietro ogni volto anonimo e c'è un finale tragico e nello stesso tempo amaro, in cui proprio questa impossibilità di andare oltre nell'indagine, di andare oltre la possibilità di poter capire l'animo umano, purtroppo fa fallire questo nostro personaggio. E quindi il film è originale proprio per questa sua concreta disperazione, per questa sua suggestione di stare ogni volta sul punto di poter cogliere l'assassino e in realtà di non riuscirci mai, proprio perché diventa come una parabola della impossibilità di avere giustizia nella vita. Mentre invece però il film successivo, che si chiama The Host, comincia ad avere questo aspetto molto interessante di realismo fantastico, in cui il protagonista di questo film in realtà è una specie di mostro. Diciamo, possiamo dire che è quasi una forma dell'acqua, va bene, antesignana del film che poi c'è stato di Del Toro. Perché anche questo film si svolge in Corea ed è lungo il fiume ed è un film umido veramente, umido in tutti i sensi perché si sente costantemente la presenza dell'acqua, la presenza dei sotterranei, la presenza del mare che allinea di nuovo al di sotto della superficie e questo mostro che rapisce le persone in realtà è proprio questa forma oscura del crimine che è capace di compiere le maggiori efferatezze e poi sparire. Di nuovo c'è una cifra, diciamo così, fantascientifica e curiosa anche nel film successivo, che è l'internazionale, a questo punto si svolge con un cast internazionale ed è un atomico post-apocalittico, una cosa di questo genere,
ispirato da un fumetto francese che si chiamava Le Transneige, il treno attraverso la neve, e che si chiama in realtà questo qui Snowpiercer, il perforatore della neve, si può dire così. Ed è questo treno fantascientifico mosso da un motore che probabilmente è di moto perpetuo, atomico, qualcosa non viene spiegato bene, però di un'energia che continua per sempre, che gira continuamente intorno alla Terra su dei binari sopraelevati, trasportando i resti dell'umanità che come ogni volta sono divisi in classe, e nel treno è proprio tipico, prima, seconda e terza classe. E nella prima classe chiaramente ci sono i ricchi, i dominatori, coloro che godono di questo viaggio con tutti i comfort, e negli ultimi vagoni, che sono la terza classe, come accadeva negli antichi battelli e nelle antiche cose, va bene, sono in realtà i poveri, i disperati, i reietti, e come succede sempre, prima o poi i reietti si ribellano, e ribellandosi cercano di arrivare alla locomotiva, cercano di arrivare alla testa, cercano di arrivare alla stanza dei bottoni, e c'è questa lotta infinita tra questi personaggi che cercano disperatamente di sopraffarsi l'uno con l'altro. E di nuovo quindi sembra in realtà la Repubblica di Platone, in cui c'è stata la rivolta degli Iloti, dei disperati, ed è quello che accade sempre, gli schiavi che si rivoltano e cercano di conquistare il potere. E il film finisce proprio, siccome tutta la storia si basa sul fatto che il mondo è rimasto contaminato dalla radioattività e quindi è coperto da un'immensa coltre di neve perché si è alterata la meteorologia e quindi non si può vivere fuori. In realtà il film finisce proprio con questo messaggio di speranza, perché i pochi sopravvissuti, quando usciranno all'aperto, finalmente, uscendo da questo incubo di questo treno, vedranno che la vita continua. Quindi questo messaggio di speranza che è quasi sempre alla fine di ogni film di Bong Joon-ho, perché la cosa bella è che arriva però veramente alla fine, arriva veramente quando tu perdi ogni speranza, sei quasi disperato e distrutto, e invece a questo punto c'è un piccolo segnale che nel film che era Memory of Murder era il sorriso di una bambina. In The Host c'erano i due piccoli che riescono a uscire fuori, e qui è di nuovo un bambino che sopravvive e vede una traccia di vita che gli fa sperare che il mondo sarà migliore. Il film successivo è un film molto curioso e molto particolare, è di nuovo con questa contaminazione di ritmo fantastico, perché il film di Okia è stato distribuito da Netflix e quindi non ha girato sugli schermi normali, ed è la storia di una bambina e di un super maiale, ma in realtà è qualcosa di più, è la storia della lotta animalista contro la violenza e contro la macellazione, contro la crudeltà verso gli animali. Un film molto curioso, molto suggestivo e molto particolare, che è andato anche a Cannes proprio per la sua originalità e anche per il suo messaggio. Cioè, in realtà, di nuovo è il male, che è la costante nei film di Bong Joon-ho, e questo male questa volta è contro gli animali, si rivolta contro gli animali. E di nuovo c'è una speranza e c'è una possibilità, perché è di nuovo un cucciolo alla fine, come ogni volta c'è un bambino nei film precedenti, qui c'è un cucciolo di maiale, il cucciolo di un super maiale addirittura, che riesce a darci l'idea e la possibilità di una speranza. Speranza che presumo ci sarà anche in quest'ultimo film che ha vinto a Cannes, che si chiama Parassiti, anche se il titolo lo lascia dubitare, però non lo so, il film ancora non l'ho visto, e invece ho visto sia Dolore e Gloria sia Il Traditore, che se Dolore e Gloria meritava il premio per l'interpretazione di Banderas, anche sicuramente Il Traditore per l'interpretazione di Favino meritava almeno un premio, e anche il film in generale. Purtroppo non è stato. Ha vinto questo film di Bong Joon-ho, speriamo di vederlo e speriamo che ci sia come sempre in fondo una speranza, perché il mondo non deve mai dimenticarla. Grazie.